Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Qui sul tavolo alla mia destra un'altra bellissima vettura di RevoSlot. Di quale categoria sarà? Beh, sicuramente, visto che ci stiamo avvicinando alla fine della stagione 2025 e ormai sono molti i club che hanno adottato i regolamenti già per il 2026, vi posso dire che molti di questi affronteranno la nuova stagione con la categoria GT. E allora qui all'interno della scatola RevoSlot si cela un'altra bellissima vettura della casa italiana. Come sempre l'inconfondibile confezione di RevoSlot in cartone ci cela la vettura che si contiene all'interno, anche se nell'angolino c'è un piccolo adesivo che già ci fa presagire quello che troveremo. Comunque, guardando attentamente la confezione, a parte il marchio RevoSlot, nella parte più corta dell'alzata di questa scatola troviamo anche le indicazioni della vettura. In questo caso abbiamo una Chevrolet Corvette C5R. Poi abbiamo anche altre informazioni, ad esempio la gara di riferimento, in questo caso si tratta della 24 ore di Daytona del 1999 nella categoria GT2 Class, e poi anche i piloti che l'hanno portata in gara. Qui abbiamo Fellow, Kneifel e John Paul Jr. Ragazzi, non mi dilungo più di tanto sulla confezione che ormai avete imparato a conoscere, vado così ad aprire la scatola semplicemente andando a sollevare la parte superiore e così posso mostrarvi quello che troviamo al suo interno. Come sempre un termoformato in acetato trasparente va a preservare la nostra vettura da eventuali urti durante il trasporto. Una volta tolto, ecco che possiamo andare a sollevare e prendere in mano questa bellissima Corvette C5R. Ma come sempre, prima di preoccuparci della vettura, andiamo a vedere quello che troviamo all'interno della confezione. Abbiamo i due adesivi RevoSlot che possiamo appiccicare sulla nostra cassettina o anche all'interno della nostra officina. Poi abbiamo un sacchettino che va a contenerci degli specchietti di ricambio, e questa è una cosa molto interessante perché gli specchietti sono effettivamente una delle cose che poi più di tutte le altre si va a perdere durante magari le competizioni. E come poteva mancare il classico libricino che ci fa vedere anche alcune delle altre versioni sempre di questa Chevrolet Corvette C5R in altrettante colorazioni. Qui abbiamo ad esempio anche una scatola in edizione limitata bellissima, un twin pack della 24 ore del 2001 a Daytona, e poi al suo interno, come ormai ci abituati a fare RevoSlot, tutti i componenti e gli accessori debitamente numerati e segnati con il loro codice qualora dovessimo andare ad ordinare un singolo pezzo, sia per sostituirlo alla vettura o anche ad esempio da utilizzare come ricambio. E poi nell'ultima parte, ovvero nel retro di copertina, tutti gli optional che possiamo andare ad installare su questa vettura. È come sempre questa una coccola, chiamiamola così, molto interessante, perché in questo modo non dobbiamo più preoccuparci di andare a reperire codici vari di questa vettura, ma anche di tutte le altre marchiate RevoSlot, perché come sempre in ogni confezione troviamo questo foglietto illustrativo. E poi anche in questo caso sul retro della basetta il pick up di ricambio e il magnete, che come sempre non viene installato perché, essendo questo una vettura di ispirazione tipicamente corsaiola, come sapete il magnete non è permesso, per cui la vettura già in partenza nasce senza questo piccolo accessorio, ma vi dà sempre comunque la possibilità di andarlo a installare qualora voi vogliate divertirvi con meno pressione sulla pista, ad esempio di casa. È arrivato così il momento di separare la vettura dalla basetta. Come sempre lo facciamo andando a svitare la vite nella parte sottostante. Abbiamo anche tolto il sacchettino con il pick up e il magnete in modo tale da non perderlo, e così ci andiamo a ritrovare con la vettura in mano. Una vettura chiaramente sempre molto interessante. È una vettura questa sicuramente molto interessante perché, ragazzi, ve lo devo dire, rispetto alle immagini che si possono vedere ad esempio online, me la sono trovata molto più bassa di cosa me l'aspettavo e anche decisamente più larga. E effettivamente la forma reale in scala chiaramente ridotta in 1.32 della Corvette C5R probabilmente me l'aspettavo un po' più simile alla Viper,
avremo poi modo di vedere bene anche questa vettura. Per l'intanto però vi dico che mi ha stupito. Bello è anche il colore e chiaramente il grado di finitura che Revoslot dà a tutte le sue vetture. Una cosa che mi piace particolarmente di Revoslot è la verniciatura, soprattutto di quelle parti magari un po' più metalliscenti rispetto alle altre, dove si va ad apprezzare anche la grana fine del metallizzato, anch'essa in scala con la vettura. E poi mi piace anche molto questa tampografia nera, un po' ricreare una sorta di chiamiamola bandiera a scacchi che troviamo sulle fiancate, soprattutto nella parte poi più alta posteriore, insieme a tutte le altre tampografie e sponsor della vettura stessa. Gli specchietti li abbiamo visti nel sacchettino, sono di ricambio perché 2 sono già montati sulla vettura stessa. Bello l'alettone, mi sembra anche decisamente solido. Il muso davanti è particolarmente aggressivo, molto belli i fanali, sono verniciati anche il loro interno, sono divisi nei 2 faretti tondi e poi nella parte sottostante il nostro paraurti anche i fari di profondità e le frecce di color arancione. Molto bella anche la parte posteriore, i classici fanali della Corvette rotondi sdoppiati nella parte laterale, il fanale di stop nella parte centrale della vettura e poi qui di fianco a quella che dovrebbe essere la posizione della targa, anche se qua chiaramente essendo una macchina da competizione non lo è, i 2 fari retronebbia. E come vedete nella parte posteriore troviamo anche questo ampio estrattore d'aria. Chiaramente questo deflettore fa parte della carrozzeria, non lo troviamo legato al telaio che come sempre è in 2 parti ed è in alluminio. Una vettura che farà del suo baricentro basso sicuramente un punto di forza. Sul telaio nella parte centrale c'è anche il marchio Revoslot e anche il nome della vettura C5R, perché ricordiamo che questi telai, anche se abbastanza simili l'un l'altro, sono comunque specifici per ogni vettura. All'interno della vettura stessa posso già andare a scorgere l'interno, lo vedo particolarmente lucido, quindi molto probabilmente anche questo interno sarà in Lexan. Vi ricordo che il Lexan utilizzato da Revoslot è una via di mezzo tra la plastica e il Lexan molto sottile a cui siamo abituati, per cui è un componente sicuramente leggero di questa carrozzeria, ma non così estremizzato come magari potremmo trovare gli interni aftermarket. All'interno dell'abitacolo c'è il roll bar disegnato, ci sono alcuni oggetti del motore disegnati anch'essi e poi abbiamo il pilota e un piccolo estintore nella posizione opposta al pilota stesso. Un abitacolo sicuramente scarno, ma chiaramente su questo tipo di vetture competitive quello che a noi interessa maggiormente è la competitività del modello stesso. Adesso direi di andare a separare la carrozzeria dal telaio, lo facciamo come sempre attraverso queste 4 viti, ormai avete capito com'è il funzionamento di Revoslot, basterà andare a svitare queste 4 viti a croce per avere in mano il telaio da una parte e la carrozzeria dall'altra. Abbiamo così diviso le 2 parti, come sempre iniziamo dal dare una visione anche interna della carrozzeria e poi ci occuperemo del telaio. È interessante fare questi unboxing perché appunto possiamo mettere a paragone un po' una vettura rispetto all'altra della stessa categoria. Come sempre le 4 viti che abbiamo svitato non sono viti imperdibili, hanno però il passo metrico, vanno ad infilarsi nelle apposite 4 colonnette che troviamo a lato della carrozzeria. Questo è un sistema di aggancio tipico di Revoslot, il che ci permette praticamente di avere la possibilità di andare a creare un basculamento, diciamo omogeneo un po' per tutte le vetture, perché queste hanno sempre e comunque gli stessi punti di appoggio. Poi magari durante un video relativo alla preparazione di una di queste vetture vedremo anche come sia possibile togliere la carrozzeria dal telaio senza dover per forza svitare completamente queste viti. Ma veniamo nuovamente a quello che è l'interno di questa Corvette C5R. Come vediamo abbiamo il solito interno in Lexan leggermente più duro rispetto al Lexan Aftermarket, poi abbiamo nella parte anteriore questo pezzettino di plastica che è stato aggiunto in un secondo momento, così come questi 2 pezzettini laterali che vanno a ricrearmi il primo, la presa d'aria che troviamo sul cofano, quella diciamo più grande, quella centrale, mentre gli altri 2 sono i fanali che poi possiamo andare a rivedere nel muso della vettura stessa.
Nella parte posteriore, come avevamo già visto prima di smontare la macchina, abbiamo questo enorme estrattore e non ci sono altri pezzi in aggiunta se non chiaramente i fanali posteriori, quindi sono stati inseriti all'interno della carrozzeria stessa, e poi a parte l'alettone, gli specchietti e il tergicristallo non ci sono altri pezzi in aggiunta. Una carrozzeria quindi pulita, pronto gara. Per quanto riguarda invece la parte telaistica, qui in mano abbiamo il solito telaio in alluminio Revoslot, un telaio formato da due grandi pezzi. Abbiamo una zona centrale che è vincolata attraverso queste 4 viti, ne abbiamo 2 nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore, ma comunque sempre centrali se prendiamo in esame l'intero telaio, che vanno a collegare questa forchetta laterale. Tutta la parte meccanica, eccezione fatta per i 2 supporti dell'assale anteriore, si trova vincolata sulla parte centrale del telaio in alluminio. Chiaramente tutta meccanica di tipo professionale, a partire dai 2 sali che, ricordiamo, su queste Revoslot sono da 3 mm, quindi non sono i classici assali da 3/32 o 2/38 mm come magari siamo più abituati a chiamarli. Abbiamo comunque assali in acciaio rettificato che vanno a scorrere sia nella parte posteriore che in quella anteriore all'interno di specifici cuscinetti flangiati posizionati su queste alzate di color azzurro anodizzato. Queste sono vincolate al telaio mediante 2 viti ciascuna, quindi avremo 2 viti a croce per ogni singola alzata. In questo modo andremo a fissarle perfettamente sulla superficie del telaio. La corona è in bicomponente, abbiamo una corona in materiale plastico per quanto riguarda la dentatura, mentre l'attacco all'assale è in alluminio. Il rapporto è 11:33, quindi abbiamo un rapporto di 1:3. L'assale viene poi mantenuto equidistante da una parte e dall'altra attraverso questa boccola in ottone, quindi abbiamo da una parte la corona, dall'altra parte invece abbiamo le boccole. Anche in questo caso i cerchi posteriori sono in alluminio, quindi cerchi sicuramente molto performanti. Per quanto riguarda invece l'assale anteriore abbiamo le stesse caratteristiche, abbiamo anche lui inserito all'interno di 2 cuscinetti flangiati e anche in questo caso abbiamo 2 boccole in ottone che vanno a tenerlo allargato in modo uguale sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, senza però farlo sporgere dalla carrozzeria della vettura. E poi veniamo al motore, un piccolo motore a cassa corta posizionato angle winder con un pignone in ottone. Questa è la configurazione di tipo standard che troviamo praticamente su tutte le vetture di casa Revoslot. Il motore è fissato grazie a un piccolo supporto anch'esso anodizzato di colore azzurro, il quale viene poi fissato sulla parte centrale del telaio mediante 2 piccole brugole. Questo ci dà praticamente la possibilità di andare a spostare il motore un po' più avanti e un po' più indietro per andare a fare il giusto centraggio tra la corona e il nostro pignone. I cavi che portano corrente dal motore al pick-up sono ancora una volta distinti tra il rosso e il nero e poi hanno della guaina termorestringente sia vicino al motore stesso che nella loro parte centrale, questo per andare a limitare, soprattutto in questa parte vicino al motore, eventuali cortocircuiti, mentre questa guaina termorestringente a metà serve semplicemente per tenerli uniti. Il pick-up è un pick-up un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda il suo sistema di fissaggio, in quanto è un pick-up a molla. La molla è inserita all'interno di un foro asolato, è un pick-up a lama avanzata e ha, appunto come dicevamo, il basculamento di tipo verticale. Adesso che vi ho raccontato un po' l'interno e l'esterno di questa vettura, come sempre andiamo a farne i pesi, la rimontiamo per il peso totale e poi andiamo anche a prendere le misure, oltre chiaramente che andarla a provare sulla pista per capire un po' il suo funzionamento. Partiamo dalla carrozzeria, la posizioniamo al di sopra della bilancia, abbiamo 27,7 grammi, alziamo e riabbassiamo, nuovamente 27,7 grammi, carrozzeria priva delle sue viti. Andiamo poi a prendere il telaio, lo andiamo a posizionare sulla bilancia e abbiamo un peso di 74,8. Anche in questo caso lo andiamo ad alzare e riabbassare sulla bilancia, 74,8. Rimontiamo la carrozzeria sul telaio, andiamo a posizionare anche le 4 viti e facciamone così il peso complessivo. Vettura rimontata, pronta per essere posizionata sulla bilancia.
103,3 grammi. Alziamo, riabbassiamo la vettura, 103,3 grammi. Quindi un peso abbastanza importante, ma ricordiamo che come sempre RevoSlot è sinonimo di abbinamento di metallo con plastica, quindi una vettura con il telaio in alluminio e la carrozzeria in materiale plastico. Togliamo di mezzo la bilancia, posizioniamo la macchina al centro del tavolo e andiamo a prenderne anche le misure. E come sempre con il calibro in plastica partiamo dalla misura della lunghezza della vettura. In questo caso abbiamo una misura pari a 146 mm, 14,6 cm. Giriamo la macchina di 90 gradi e andiamo anche a prenderne la larghezza laterale. Lo facciamo sul passaruota posteriore, andiamo a verificare che la misura è pari a 64 mm, 6,4 cm, e lo facciamo anche nella parte anteriore, che è praticamente identica. Quindi guardiamo la misura sul nostro calibro, 64 mm, 6,4 cm. Insomma, una carreggiata larga che fa ben sperare per un'ottima tenuta di strada. E già che ci siamo, posizioniamo anche la vettura su un lato per andarne a prendere il passo, ovvero la distanza che troveremo tra il centro ruota anteriore e il centro ruota posteriore. Ed ecco la misura che arriva dal calibro, che è pari ad 82 mm, 8,2 cm. Non ci rimane che portare questa vettura sulla pista dello Slot Crebasti Calabroni Rossi per iniziare a fare qualche giro di pista e scoprirne il suo comportamento. RevoSlot ancora una volta sicuramente non delude le aspettative. Infatti la Corvette è un'auto decisamente molto veloce. Sul tracciato astigiano dei Calabroni Rossi, che ricordiamo essere in legno di oltre 42 metri, questa vettura sicuramente si trova molto a suo agio, soprattutto nei lunghi e grandi curvoni veloci. Ma anche nella parte guidata nel misto stretto sicuramente può dire la sua, perché grazie al telaio in alluminio e alla carrozzeria in plastica con gli interni in Lexan trova il giusto mix equilibrato per offrire a tutti i piloti grandi prestazioni. E come sempre da RevoSlot dobbiamo aspettarci una grandissima guidabilità. Sì, perché queste vetture di categoria GT sono veramente molto interessanti, soprattutto per chi inizia e vuole una vettura fin da subito molto competitiva. Chiaramente ci sarà da fare qualche lavoro sopra la vettura per renderla ancora più performante. Sarà questo uno degli argomenti che tratteremo nei prossimi video, quindi iscrivetevi al canale Slot Car Tech se non lo avete ancora fatto, così non perderete anche questa nuovissima skill. Ma nel frattempo posso dirvi che togliendo la macchina dalla confezione potrete tranquillamente portarla sulla vostra pista preferita ed iniziare così a divertirvi. Questa C5R, come del resto tutte le vetture di RevoSlot, mi ha effettivamente stupito per la maneggevolezza, per la guidabilità e per la sincerità del suo comportamento, perché ti trasmette subito un ottimo feeling, per cui sei praticamente in grado fin da subito di capire come si sta comportando la vettura in ogni metro del tracciato di gara. Ragazzi, questa è sicuramente una delle vetture che mi sento di consigliare, così come anche tutte le altre RevoSlot, se desiderate una slot car bella da vedere ma anche interessante da guidare. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like e ricordate che i commenti sono a vostra disposizione. Io come sempre rinnovo l'invito a iscrivervi al canale in modo da far crescere la nostra community, e poi vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.